Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Oggi andremo a realizzare il progetto che avete visto nella foto in anteprima. Per questo progetto ho scelto il filato della ICARS ed è il Camilla Cotton, uncinetto del 3,5. Siamo pronti, vi lascio al tutorial. Allora vi spiego un attimino cosa andremo a fare. Io già mi sono portata il mio lavoro avanti. Per prima cosa dobbiamo andare a prendere la misura, io ve la spiego qui con la mia bambolina. Allora prendiamo il centimetro e lo mettiamo a braccia naturalmente aperte, appoggiamo il centimetro da una parte all'altra, la misura in centimetri la riportiamo a catenella. Nel mio caso sto facendo una taglia SM, ho 67 centimetri e ho fatto 120 catenelle. Partiremo direttamente facendo il motivo è un multiplo di 10 e si sviluppa in sole 2 righe. Faremo per 3 volte, andremo a fare il motivo 1 2 3, poi andremo a fare 4 giri di maglie alte, interrompiamo il motivo e andremo a fare delle maglie alte, dopodiché riprenderemo di nuovo il motivo, andremo avanti di nuovo per 3 giri di motivo e altri 2 giri di maglie alte. Arrivati al terzo giro di maglie alte, vedete, vado avanti con le maglie alte, mi fermo, qui salto tutte queste maglie e vado a fare le catenelle per quanto maglie salto, quindi vado a fare catenelle per quante maglie vado a saltare. Da qui, facendo le catenelle, ricavo la mia scollatura. Questa è la mia scollatura. Riprendo qui con le maglie alte, vado avanti con le maglie alte, vado a fare altri 2 giri di maglie alte, quindi vado a lavorare le mie maglie alte sulle catenelle, vado a lavorare anche le maglie alte per 2 giri, riprendo di nuovo il motivo, quindi gli stessi giri che ho fatto qui li andrò a fare in quest'altro pannello. Allora io ho lasciato una scollatura di 28 cm, quindi se voi la volete più larga andate a lasciare più maglie, io l'ho lasciata di 28 cm. Questa misura, la mia misura di un pannello, questa misura 20 cm, quindi questi 20 cm sarebbero il mio scalfo manica, ok? Questa è la mia manica, 20 cm. Tutto il mio pannello misura 40 cm ed ho una misura di 67 cm. Arrivati a questo punto, fatti i nostri giri anche nell'altro pannello, vado a piegare il mio pannello così. Lo vado a piegare così, vado a prendere la mia circonferenza, quindi vado a mettere dei marcapunti qui e vado a fare una cucitura sia da questa parte che da questa parte, quindi questo progettino ha solamente due cuciture da una parte all'altra. Vado a lavorare le mie maglie in tondo, vado a lavorare le mie maglie in tondo fin quando non raggiungo la mia lunghezza, la lunghezza naturalmente che desidero. Qui andrò a fare un piccolo campione per farvi vedere il motivo, che è semplicissimo. Partiamo col tutorial. Allora iniziamo subito facendo il motivo. Io nel mio campione ho montato 20 catenelle, mentre nel mio progetto originale ho montato 120 catenelle. Stiamo facendo un multiplo di 10, sarebbe un multiplo di 10, 10 più 9, ok? Ma io ho montato 120 catenelle perché poi una catenella la salto. Quindi vado a prendere il filo sull'uncinetto, quindi salto una catenella di base e vado nella seconda catenella dall'uncinetto e vado a fare una maglia alta, ok? Una catenella, salto 3 catenelle di base, 1 2 3, entro nella quarta catenella e vado a fare un ventaglietto di 5 maglie alte. Ok, fatto il mio ventaglietto di 5 maglie alte, faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto 3 maglie, quindi 3 catenelle, 1 2 3, entro nella quarta catenella e vado a fare maglia alta, una catenella, salto una catenella di base, quindi ne salto una, entro in quella successiva e vado a fare un'altra maglia alta, quindi vado a formare un quadretto, ecco qua, quindi ventaglietto, quadretto, e andiamo a ripetere tutto da capo, quindi catenella, salto 3
catenelle di base, quindi 1 2 3 catenelle, entro nella quarta catenella. Allora 1 2 3, entro nella quarta qui e vado a fare ventaglietto di 5 maglie alte, quindi 1 quindi un ventaglietto di 5 maglie alte, una catenella, filo sull'uncinetto, salto 1 2 3, entro nell'ultima maglia e vado a fare una maglia alta. Allora, terminato il primo giro, andiamo a fare il secondo giro. Una catenella, volto il lavoro, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare una maglia alta. Qui vado a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia nel ventaglietto, entro e lavoro la mia maglia a metà. Filo sull'uncinetto, entro nella seconda e lavoro la mia maglia a metà. Filo sull'uncinetto, entro nella terza e lavoro la mia maglia a metà. Filo sull'uncinetto, nella quarta, lavoro a metà. Filo sull'uncinetto, entro nella quinta e lavoro la mia maglia a metà. Prendo il filo sull'uncinetto, chiudo tutto insieme, faccio una maglia e chiudo e blocco con una maglia. 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia del quadretto, vedete qui c'è il quadretto, entriamo nella maglia alta, andiamo a fare una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia e vado a fare un altro quadretto, faccio 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia del ventaglietto e vado a fare una maglia lavorata a metà, filo sull'uncinetto, entro nella seconda e lavoro la maglia a metà, filo sull'uncinetto, nella terza lavoro la mia maglia a metà e filo sull'uncinetto, nella quarta lavoro a metà, filo sull'uncinetto, entro nella quinta e lavoro la mia maglia a metà, chiudo tutto insieme e blocco con una catenella, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta e vado a fare una maglia alta. Allora, questo è il motivo. Il motivo si sviluppa in 2 sole righe. Queste sono le 2 righe che si sviluppa il nostro motivo. Iniziamo di un nuovo giro. Allora, faccio una catenella e volto il lavoro. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia dall'uncinetto e vado a fare un ventaglietto a metà, cioè un mezzo ventaglietto, quindi 3 maglie alte. 1 2 e 3 maglie, quindi un ventaglietto, metà ventaglietto fatto nella prima maglia. Iniziamo così: una catenella, entro nella catenella e vado a fare una maglia alta, una catenella, entro nella catenella, nelle 3 catenelle vado a fare un'altra maglia alta, quindi ho formato un quadretto, vedete? Ho formato un quadretto, una catenella e dentro il quadretto vado a fare il mio ventaglietto, quindi vado a fare 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5 maglie, 5 maglie alte. Allora, nel quadretto abbiamo fatto il ventaglietto, mentre nel ventaglietto abbiamo formato un quadretto. Faccio una catenella, entro nelle catenelle, nelle 3 catenelle e vado a fare una maglia alta,
una catenella, entro nelle altre catenelle che ci sono nelle 3 catenelle e vado a fare una maglia alta, quindi ho formato un altro quadretto. Faccio una catenella, entro nell'ultima maglia qui e vado a fare un ventaglietto, metà ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Ok, passiamo al secondo giro. Una catenella, volto il lavoro e qui dobbiamo andare a chiudere il nostro ventaglietto, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e lavoro la maglia a metà, filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia e la lavoro a metà, filo sull'uncinetto, entro nella terza maglia e la lavoro a metà, chiudo tutto insieme e blocco con una catenella. Qui vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a formare un altro quadratino, quindi entro nella prima maglia del quadretto e vado a fare maglia alta, una catenella, entro nella seconda maglia e vado a formare il mio quadretto. Qui abbiamo il ventaglietto, quindi andiamo a fare 3 catenelle, entriamo nella prima maglia del ventaglietto e la lavoriamo a metà, nella seconda lavoriamo a metà, nella terza lavoriamo a metà, nella quarta lavoriamo a metà e nella quinta lavoriamo a metà. Chiudo tutto insieme e blocco con una catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e vado sul quadratino a fare maglia alta, catenella e un'altra maglia alta. Qui abbiamo fatto un altro quadretto, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e vado a chiudere questo mezzo ventaglietto, quindi entro nella prima maglia e la lavoro a metà, prendo il filo sull'uncinetto nella seconda e la lavoro a metà, filo sull'uncinetto, entro nella terza, la lavoro a metà, chiudo tutto insieme e blocco con una catenella e abbiamo finito il nostro motivo. Si sviluppa in 2 sole righe. A questo punto lo dobbiamo andare a fare nel nostro progetto, lo dobbiamo andare a fare per 3 volte, quindi 1, 2 e 3. Andiamo a fare le maglie alte, quindi noi adesso dobbiamo andare a fare 1, 2, 3, 4 giri di maglie alte, quindi una catenella, volto il lavoro, entro nella maglia qui in alto e vado a fare maglia alta, nelle 3 catenelle vado a fare 1, 2, 3 maglie alte, nel quadretto vado a fare maglia alta, qui dentro la catenella vado a fare un'altra maglia alta, nella maglia alta vado a fare la maglia alta e così via per tutto l'arco. Quindi nel nostro progetto dobbiamo andare a fare 4 giri di maglie alte. Ok, poi riprendiamo di nuovo 3 giri di motivo e poi andiamo a fare le maglie alte, 2 giri di maglie alte. Nel terzo giro di maglie alte andiamo a creare la nostra scollatura, quindi le catenelle che saltiamo di qua, le maglie che saltiamo di qua, le andiamo a fare tutte a catenelle e arriviamo qua con le maglie alte, poi ritorniamo indietro e lavoriamo anche le catenelle. Quindi proseguiamo con il nostro lavoro facendo questo pannello e adesso andiamo a cucire il nostro pannello. Allora a questo punto andiamo a tagliare il filo e a chiudere il nostro lavoro, quindi dobbiamo chiudere questa parte del lavoro. Ok, e abbiamo chiuso questa parte di lavoro. Adesso dobbiamo andare a piegare il nostro pannello, andiamo a piegare il nostro pannello e andiamo a prendere la nostra circonferenza, quindi questa è la manica, la nostra circonferenza e l'altra manica. Ho diviso il mio lavoro, ho fatto 1, 2, 3 per la manica, 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivi per il mio busto.
1 2 3 per l'altra manica. A questo punto andiamo a fare una piccola cucitura sia da una parte che dall'altra. Questa sarebbe la nostra manica. Io già una cucitura già l'ho fatta, vedete, ho cucito la manica e questa sarebbe la nostra manica. Quindi andiamo a fare la cucitura nell'altra manica, o la fate con ago e filo oppure andate a cucire direttamente con l'uncinetto. Allora entriamo nella prima maglia da una parte e dall'altra. Qui c'è il nodino, cerchiamo di prendere il nodino, qui faccio un nodo e andiamo a prendere le 3 catenelle. Qui ci sono le 3 catenelle, andiamo a cucire le 3 catenelle. Allora 1, cerchiamo di prendere tutte le catenelle da una parte e dall'altra e qui abbiamo il nostro ventaglietto. Quindi mettiamo il ventaglietto, uniamo il ventaglietto, vedete, entriamo dentro il ventaglietto da una parte e dall'altra e andiamo a fare la nostra cucitura. Quindi proseguiamo con la nostra cucitura fino ad arrivare al segnapunti, quindi alla maglia del quadretto. Questo è il quadretto, vedete, qui c'è il quadretto, io mi fermo a questa maglia, quindi l'ultima cucitura la faccio qui in questa maglia. Quindi andiamo a cucire questo tratto sia da una parte che dall'altra e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminate le mie 2 cuciture sia da una parte che dall'altra, quindi in questo progetto ci sono solamente 2 cuciture, 1 e 2. Ok, a questo punto questo è il nostro la nostra circonferenza, mentre questa è la nostra scollatura del nostro collo. Giriamo il nostro progettino dal dritto e andiamo a lavorare in lunghezza. Quindi iniziamo da una parte, noi qui abbiamo il motivo, dobbiamo andare a fare i giri di maglie alte, quindi manteniamo sempre il nostro multiplo, quindi iniziamo dal quadretto, da qui andiamo a fare una maglia alta dentro il quadretto, iniziamo dal quadretto, quindi 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle. Qui abbiamo la maglia alta, andiamo a fare una maglia alta. Qui ci sono le 3 catenelle, andiamo a fare 1 2 e 3 catenelle, 3 maglie alte. Quindi nel quadretto abbiamo fatto la maglia alta, sopra la maglia alta abbiamo fatto una maglia alta, io l'ho fatta dentro il quadretto, ho fatto 2 maglie alte, una della catenella e una della maglia alta. Qui abbiamo le 3 catenelle, ho fatto 3 maglie alte. Qui abbiamo la maglia del ventaglietto e andiamo a fare una maglia alta. Qui abbiamo le 3 catenelle, 3 maglie alte, 1 2 3 maglie alte. Qui c'è il quadretto, vedete, 1 2 3 maglie, quindi vado a fare 3 maglie alte dentro il quadretto, 1 2 della catenella e 3 della maglia alta, quindi io faccio 3 maglie alte dentro la catenella del quadretto. Qui abbiamo 3 catenelle, 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Qui c'è il ventaglietto, quindi andiamo a fare una maglia alta, le 3 catenelle, 3 maglie alte, 1 2 e 3. Dentro il quadretto andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 3 maglie alte. Quindi continuiamo a fare le nostre maglie alte per tutto il giro. Allora continuiamo per tutto il giro facendo le maglie alte e poi ci vediamo qui per continuare.
Allora io ho contato le maglie e sono arrivata alla metà, quindi ho lavorato le maglie alte la metà del mio lavoro. Vedete, ho iniziato da questo quadretto, ho iniziato con 2 maglie alte che poi vado a finire in questa maglia, in questo quadretto vado a fare un'altra maglia alta, quindi 3 maglie alte dentro il quadretto. Partendo da questo quadretto e andando a finire a questo quadretto, a me mancano 2 maglie per aggiustare il multiplo, ok? Quindi vado a mettere 2 maglie da questa parte, quindi questa è dove ho fatto la cucitura, quindi vado a togliere il segnapunti, vado a togliere questo segnapunti e vado a fare una maglia, la metto in questo spazietto, vedete qui, vado a mettere una maglia alta qui e una maglia la vado a mettere dall'altra parte e ho aggiustato il mio multiplo. 2 maglie che ho messo qua da questa parte li vado a mettere anche da questa parte, ok? E mi vado a chiudere nel quadretto da dove ho iniziato con 2 maglie alte, quindi vado a fare un'altra maglia alta dentro questo quadretto e mi vado a chiudere in questa maglia nella catenella iniziale. Quindi ho aggiunto 2 maglie in questo spazietto, nello spazietto della cucitura ho aggiunto 2 maglie in modo che aggiusto il mio multiplo che è di 10. Passo dall'altra parte, c'è il quadretto, vedete il quadretto, e vado a fare 3 maglie alte, quindi aggiustiamo il nostro motivo per fare il multiplo, perché ora dopo le maglie alte, dopo i giri che facciamo con le maglie alte, dobbiamo riprendere di nuovo il nostro motivo. E qui ci sono le 3 catenelle, vado a fare 3 maglie alte, quindi proseguiamo fino alla fine del giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora sono arrivata qui, vedete, nell'ultimo quadretto ho fatto 3 maglie alte, qui ho la cucitura e vado a fare una maglia alta, la vado a fare in questo spazietto, una maglia alta in quest'altro spazietto e una maglia alta la vado a fare nel quadretto e mi vado a chiudere nella catenella iniziale con una maglia bassissima, ok? E ho aggiustato anche il mio multiplo di 10, ok? Quindi questa è la mia circonferenza. A questo punto andiamo a fare altri 3 giri di maglie alte e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i miei giri di maglie alte, ho fatto 4 giri di maglie alte. A questo punto andiamo a riprendere il motivo, dobbiamo andare a fare 3 volte, dobbiamo ripetere 3 volte il motivo. Alterniamo le maglie alte dal motivo e andiamo avanti con la lunghezza. Quindi mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e una catenella di separazione. Salto 1, 2, 3, entro nella quarta maglia e vado a fare il ventaglietto di 5 maglie alte. 5 maglie alte, quindi 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, una catenella di separazione, salto 3 maglie di base e faccio nella quarta un ventaglietto di 5 maglie alte, una catenella, salto 1, 2, 3, entro nella quarta e faccio maglia alta, catenella, salto una maglia di base, entro in quella che segue e faccio una maglia alta, quindi ho fatto il quadratino. Quindi andiamo a ripetere tutto questo, quindi catenella, salto 1, 2, 3, entro nella quarta e vado a fare il ventaglietto, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, una catenella, salto 1, 2, 3, entro nella quarta e vado a fare maglia alta, catenella, salto una maglia, vado in quella successiva e vado a fare il mio quadretto. Quindi andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui alla fine per continuare. Allora, terminato il primo giro di motivo, ho fatto la maglia alta, la catenella, salto una maglia di base e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale, quindi 1, 2, 3, mi vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Ok, allora a questo punto ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia del ventaglietto e lavoro la mia maglia a metà.
filo sull'uncinetto, entro nella seconda e lavoro la mia maglia a metà, filo sull'uncinetto, la terza la lavoro a metà, la quarta la lavoro a metà e la quinta la lavoro a metà. Chiudo tutto insieme e blocco con una catenella, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella prima, nel quadratino, vedete qui c'è il quadretto, entro nella maglia alta e vado a fare una maglia alta, una catenella, entro nella maglia alta e vado a fare il mio quadretto, vedete qui ho chiuso il ventaglietto e ho fatto il quadretto, 3 catenelle e vado a chiudere anche questo ventaglietto, quindi lavoro le maglie a metà, le 5 maglie a metà, 2 3 4 e 5 maglie chiuse a metà, chiudo tutte insieme e blocco con una catenella e ho chiuso il secondo ventaglietto. Andiamo avanti con 3 catenelle e vado a fare il mio quadretto, quindi maglia alta, catenella e maglia alta. Quindi proseguiamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine faccio una catenella, salto 1 2, mi chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima, così. Ok, a questo punto andiamo ad iniziare di nuovo il motivo, quindi dobbiamo andare a fare il motivo per 3 volte, 1 2 3. Vi ricordo che il motivo si sviluppa in 2 righe, in 2 sole righe, ventaglietto aperto e ventaglietto chiuso. Ok, quindi con delle maglie bassissime, qui ci sono le 3 catenelle, ci spostiamo, entriamo nelle 3 catenelle, ci spostiamo con delle maglie bassissime nella prima catenella, qui vicino diciamo il ventaglietto chiuso. Ok, mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e una catenella di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, passo nelle 3 catenelle, vado a fare una maglia alta, una catenella, entro nel quadretto e vado a fare 5 maglie alte, un ventaglietto di 5 maglie alte, 3 4 e 5 maglie alte, quindi un ventaglietto di 5 maglie alte, una catenella, passo nelle 3 catenelle, vado a fare una maglia alta, una catenella, una maglia alta, quindi formo il quadretto sopra il ventaglietto chiuso, una catenella, passo nel quadretto e vado a fare 5 maglie alte, 2 3 4 e 5 maglie alte, una catenella, qui c'è il ventaglietto chiuso e vado a fare il mio quadretto. Quindi proseguiamo per tutto il giro e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, terminato il giro, ho fatto l'ultimo ventaglietto nel quadretto, a questo punto mi vado a chiudere, faccio la catenella, ho fatto la catenella, mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale, quindi 1 2 3, mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Allora andiamo a fare il secondo giro. Il secondo giro ci alziamo con 3 catenelle e una di separazione, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta e formo il mio quadretto, quindi questo è il secondo quadretto. 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e vado a chiudere il ventaglietto, andiamo a chiudere il ventaglietto, quindi 1 2 3 4 e 5 maglie chiuse a metà, le chiudiamo tutto insieme e blocchiamo con una catenella e abbiamo chiuso il ventaglietto. 3 catenelle e andiamo a fare il quadretto, maglia alta, catenella e un'altra maglia alta. Allora, quindi questa è la seconda volta che facciamo il motivo, quindi lo andiamo a fare per una terza volta.
Dobbiamo andare adesso a finire questo giro, che è il secondo motivo che facciamo, e poi ne andiamo a fare un altro motivo, quindi altri due giri di motivo. Il motivo si sviluppa in due righe, quindi ventaglietto aperto e ventaglietto chiuso. Lo andiamo a fare questa volta e un'altra volta, e poi andiamo a fare le maglie alte, quindi alterniamo il motivo con le maglie alte per la lunghezza che noi desideriamo. A questo punto dobbiamo andare avanti in lunghezza, dobbiamo lavorare in lunghezza la nostra blusa alternando le maglie alte con il motivo. Io sono arrivata al motivo aperto, adesso devo fare tutto il giro di motivo chiuso, quindi di ventaglietto chiuso, poi lo ripeto nuovamente il motivo e poi vado ad alternare maglie alte e motivo fin quando non raggiungo la lunghezza desiderata, e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono andata avanti per 1, 2, 3 e 4, quindi alternando le maglie alte da motivo l'ho fatto per 4 volte, e dalla scollatura a giù ho 40 cm. Io vi ricordo che sto facendo una taglia S. Per rifinire ho fatto un giro di maglie basse sia nel bordino di sotto che nelle maniche. Allora, quindi il mio progettino è finito. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Giù in descrizione vi metto il link del mio gruppo Facebook Dolce Vita Crochet, dove vi aspetto in tanti per condividere la nostra passione. Un bacio a tutti e alla prossima, ciao!